Sono Gianfranco Natale, il direttore del Museo di Anatomia Umana Filippo Civinini dell'Università di Pisa. Benvenuti al museo che si trova qui nel cuore di Pisa, è accolto qui come sede nella scuola medica e costruita nel 1874. Siamo anche di fronte all'orto botanico accademico più antico del mondo e, come vedete, anche a pochissimi metri dalla famosissima torre pendente. Siamo qui al piano terra nella Galleria dei Busti dove inizia il percorso museale. Fra i vari busti che sono qui esposti ve ne voglio indicare uno in particolare, è quello di Andrea Vesalio, che è invitato qui nel 1544 da Cosimo I de' Medici, proprio l'anno successivo alla pubblicazione del suo capolavoro, cioè il De Humani Corporis Fabrica, che sancisce una rivoluzione negli studi anatomici, correggendo molti errori della tradizione galenica precedente. Ma è agli inizi dell'Ottocento che nasce effettivamente un museo anatomico grazie a Filippo Civinini, a cui tra l'altro il museo è intitolato. Museo che viene inaugurato nel 1839. Qui vediamo un busto marmoreo che lo ricorda e una epigrafe in latino che racconta la prima storia del museo. Qui ci troviamo al primo piano, nella solenne Galleria Mascagni, così chiamata perché qui sono esposte le tavole anatomiche di Paolo Mascagni, un anatomista vissuto fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Questa è una collezione originale e completa di tavole anatomiche. Come possiamo vedere su questo lato della galleria abbiamo la raffigurazione del corpo umano a grandezza naturale su queste tavole acquerellate a mano nella doppia prospettiva. Abbiamo il prospetto anteriore del corpo umano e il prospetto posteriore. Ecco, su questa tavola in particolare vi posso far notare una curiosità proprio nella raffigurazione anatomica. Come possiamo vedere, un tendine muscolare veniva mantenuto in posizione, l'altro reciso e il muscolo veniva spostato, e questo dava, vedete, un effetto di esplosione delle masse muscolari. Sull'altro lato della galleria troviamo tavole più piccole che raffigurano invece dettagli del corpo umano, regioni topografiche, tengono conto anche delle differenze fra i sessi e del periodo precedente la nascita e quello successivo. Queste, come dicevo, sono tavole acquerellate con lettere e numeri che richiamano ad una terza parte dell'opera, cioè un volume scritto in latino in cui tutti i dettagli anatomici sono minutamente descritti. Qui possiamo infatti vedere come, oltre ai classici vasi arteriosi e venosi e ai nervi, abbiamo una rete linfatica, in questo caso riferita all'intestino. Come mai una collezione archeologica in un museo anatomico? Questa collezione si spiega con alcune ricerche ed esplorazioni effettuate nella seconda metà dell'Ottocento da un ricercatore ed antropologo pisano, Carlo Regnoli, personaggio poliedrico che effettuò appunto alcuni viaggi in Centro America e Sud America alla ricerca di mummie precolombiane. E negli scavi da lui effettuati trovò anche dei corredi funerari. Ecco quindi spiegata la presenza di questa ricca collezione di più di 100 vasi precolombiani pertinenti alle culture pre-incaiche Cimù e Chancay. In particolare volevo illustrarvi uno di questi vasi. Si tratta dei cosiddetti vasi fischiatori. Questo è un vaso Cimù caratterizzato da due corpi globulari, uno è aperto, l'altro invece è chiuso per la presenza di un animale seduto sull'imbocco, ma sotto la coda è presente un piccolo foro. Pertanto quando il vaso veniva svuotato l'aria entrava a forza attraverso questo foro ed emetteva un sibilo. Ecco quindi la denominazione di vaso fischiatore. All'interno di alcuni di questi vasi Regnoli ha trovato anche dei resti vegetali che sono conservate in queste ampolle, dove tra l'altro troviamo anche dei piccoli foglietti scritti di proprio pugno con una breve descrizione del contenuto. Ma come dicevo prima, l'interesse principale di Regnoli erano le mummie precolombiane. Eccole qui, due le migliori conservate della collezione, in questa caratteristica posizione fetale, molto rannicchiate per occupare poco spazio. Si tratta di una conservazione spontanea del corpo legata al clima arido della costa peruviana, e voglio attirare la vostra attenzione in particolare su questa mummia. Come potete vedere, il cranio è deformato artificialmente. Regnoli viaggiò fino alla Terra del Fuoco, per cui è riconducibile a una collezione cilena questa serie di teste decapitate. È molto impressionante, come vedete. Tra l'altro in primo piano ci sono anche dei bambini molto piccoli.
I corredi precolombiani sono molto ricchi, in queste casse sono conservati molti resti, in particolare quello che vediamo in questo momento è un fardos precolombiano, cioè un involucro di stoffa e di fibra vegetale. All'interno di questo involucro era conservata la mummia che abbiamo visto poco fa. Inoltre vediamo in quest'altra cassa altri resti, frammenti ossei, altre stoffe e piccoli oggetti che appartengono a questa collezione precolombiana. Qui sulla sinistra possiamo vedere un modello in gesso di una paziente affetta da una patologia della tiroide, vedete questo ingrossamento del collo. Tra l'altro nella seconda sala fra un po' vedremo anche il preparato originale conservato in alcol. Qui sulla destra invece è una cera antropologica riferita alla etnia degli Ottentotti, siamo in Sudafrica. Oltre alle collezioni archeologiche, in questa sala abbiamo anche dei preparati anatomici, in particolare vi voglio illustrare questo cranio che permette di vedere la dentizione umana per erosione appunto dell'osso, e in particolare vi voglio indicare questo dettaglio molto interessante e riferito al dente del giudizio. Vedete la sua malposizione che spiega come mai l'eruzione di questo dente risulta particolarmente dolorosa. Fra le collezioni anatomiche ci sono anche i modelli e qui vediamo un bel esempio di ceroplastica embriologica, quindi modelli in cera di scuola tedesca che illustrano diversi modelli di embriologia umana nelle varie fasi dello sviluppo o ingrandimenti di dettagli di queste fasi di sviluppo. Siamo adesso nella seconda sala del museo dove abbiamo soprattutto preparati anatomici. Qui vediamo ancora un modello embriologico in cera, un ingrandimento di un embrione umano e in particolare notiamo la presenza di un meccanismo di leve che permette di spostare le varie parti, consentendo quindi allo studente di esaminarlo anche all'interno. Qui invece possiamo vedere una ceroplastica di scuola fiorentina, fine Settecento, è un preparato veramente pregevole, quindi quando lo studente non aveva a disposizione il cadavere per la dissezione poteva fruire di questi importanti modelli. Sempre fra i modelli anatomici per lo studio c'è quest'altro importante preparato, è un preparato generale del corpo umano a grandezza naturale di produzione francese, un modello di Osu, e la cosa interessante è il materiale con cui è realizzato in cartapesta ed è smontabile, risale al 1861. Anche questo è un modello molto interessante, è la mummia di Gaetano Arrighi. Arrighi era un galeotto a Livorno nella seconda metà dell'Ottocento e quando morì il suo corpo fu utilizzato per una sperimentazione di imbalsamazione secondo la tecnica di Tranchina, basata su una miscela di arsenico e mercurio. E questa miscela fu iniettata appunto nel corpo, probabilmente a livello del collo dove si può apprezzare anche un lungo taglio, e come vedete la conservazione del cadavere è stata perfetta. Il preparato secco è il preparato più rappresentato in questo museo. Qui vediamo degli esempi molto interessanti di corpi interi essiccati e i vasi sono stati iniettati con vari materiali proprio per la dimostrazione dell'albero cardiocircolatorio. In particolare però voglio anche indicarvi questo bambino molto piccolo che ha gli organi interni invertiti e in particolare possiamo notare appunto il cuore orientato verso destra. Qui invece vediamo un modello in gesso di uno scheletro di un gigante, nel senso ovviamente patologico. Si tratta di un eccesso di ormone della crescita che ha causato questa statura eccezionale, siamo intorno ai 2 metri, e notiamo anche lo spessore delle ossa. Questa malattia è infatti chiamata anche acromegalia, cioè acrosmegalos, cioè estremità ingrossate. Questo è uno scheletro naturale, patologico, si tratta di un soggetto affetto da rachitismo e qui in particolare vediamo le tibie con la caratteristica incurvatura. Queste vetrine contengono, come vedete, molti preparati anatomici. Qui in particolare vi voglio indicare questi 2 preparati dermatologici. Si tratta di lembi di cute umana con dei tatuaggi. Possiamo leggere infatti anche la data, 1820, quindi si tratta di tatuaggi molto antichi. Un altro preparato molto interessante è questa mappa frenologica di fine Ottocento che sta a indicare appunto, secondo l'antropologia del tempo, le attitudini della mente umana in base a quanto queste si riflettessero sulle sporgenze dell'osso della volta cranica. Qui per fare un esempio possiamo leggere delle cose molto divertenti, per esempio spirito assassino, furto, calcolo, memoria locale.
In quest'altra teca vediamo una importante collezione embriologica di preparati secchi. Si va dal terzo mese di vita fetale fino ai 2 anni dopo la nascita e in particolare qui in primo piano possiamo vedere proprio lo sviluppo del cranio nel tempo e possiamo notare anche la presenza di gemelli e trigemelli. Questa invece è un'altra tipologia di preparato anatomico, non è appunto il preparato secco ma è il preparato anatomico conservato in alcol. Qui vediamo alcuni esempi di preparazioni e una testa per esempio umana dissezionata proprio per lo studio anatomico da parte dello studente, ma anche preparati fetali e neonatali, in particolare qui vediamo un feto molto piccolo che è ancora attaccato alla parete uterina e ricorderete nella sala precedente io vi ho illustrato anche un modello in gesso di una paziente affetta da una patologia tumorale della tiroide e qui in basso possiamo appunto vedere, come anticipato, il preparato originale conservato appunto in alcol. Altri preparati in alcol come questo neonato che vediamo qui in questo contenitore o questo feto di cavallo. E qui in basso invece una curiosità anatomica, questo è un rene adulto che però presenta la morfologia di un rene fetale, cioè bernoccoluto anziché presentarsi liscio in superficie. Altri preparati in alcol conservati in questa teca espositrice, in particolare questo contenitore contiene un emiencefalo umano. Qui in basso in particolare possiamo vedere invece una rarità, si tratta di un neonato con 2 teste, il cosiddetto bicefalo. Il museo nasce non solo come museo di anatomia, ma anche come museo di zoologia e di anatomia umano-comparativa, quindi non sorprende in questa teca di vedere anche dei preparati animali, come per esempio qui delle teste di cane o delle scimmiette lì sullo sfondo, un serpente qui e anche altri reperti ossei bovini. Concludiamo questo percorso documentario con un'altra importante e interessante collezione archeologica. Questa è una collezione che proviene dall'Antico Egitto ed è verosimilmente riconducibile ad una spedizione effettuata ai primi dell'Ottocento da Ippolito Rossellini e da François Champollion. Qui in particolare vediamo questa mummia molto ben conservata e in particolare vi faccio notare il taglio per la eviscerazione e una narice dilatata perché, come è noto, gli antichi egizi estraevano l'encefalo dal naso. Lì nell'angolo possiamo vedere anche il sarcofago pertinente a questa mummia. È un sarcofago molto interessante e decorato e in particolare possiamo notare la processione delle divinità e in un angolo la famosa scena della pesata dell'anima. Concludiamo qui questo percorso di visita, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per una visita guidata qui in presenza alla scoperta di altre curiosità dei nostri preparati museali. Grazie, arrivederci.